Ciao a tutti e bentornati. Oggi sono qui a parlare del vero e proprio delirio UFO che sta avvenendo in Ucraina. Quello a cui assisterete oggi è lo scoop UFO dell'anno. Preparatevi perché c'è seriamente da sbiancare. La rivista canadese Vice, ieri in data 13 settembre 2022, ha pubblicato un'inchiesta veramente incredibile. Vice ha ripubblicato uno studio ufficiale di un gruppo di scienziati ucraini commissionato dalla NASA che hanno calibrato determinati osservatori meteorici nati con lo scopo di osservare i meteoriti per l'osservazione UAP. Questi scienziati hanno utilizzato tecnologie per l'osservazione dei meteoriti per vedere gli UFO e quello che è venuto fuori ha dell'incredibile. Roba fuori di mente. Il video di oggi è veramente una perla rara. Non è un titolo clickbait né altro, abbi fede, arriva fino alla fine del video e non te ne pentirai. Sono sicuro che lo condividerai con amici e parenti se riesci a seguirlo fino alla fine. Sin dalla metà degli anni 40, sin dalla seconda guerra mondiale ci sono resoconti di avvistamenti militari nelle zone di guerra. Questo è risaputo con quelli che allora venivano chiamati Foo Fighters. Nello scorso video in cui vi ho parlato dell'incidente di Kinross, ho riproposto la testimonianza di due piloti dell'epoca che parlavano di UFO avvistati sopra il Pacifico durante la seconda guerra mondiale. Ecco, la storia dell'ufologia è molto più raffinata di quanto si pensi, e per quanto in molti credano che si tratti di tecnologie militari sperimentali, esistono resoconti militari dell'epoca che parlano di velivoli ipersonici dalle forme più disparate, che volavano fra le forze alleate nel Pacifico durante la seconda guerra mondiale, e per quanto al giorno d'oggi si possa ipotizzare determinate tecnologie sperimentali, parlare di tecnologie ad antigravità durante la seconda guerra mondiale equivale a riferire delle falsità assurde, delle speculazioni ancora più assurde dell'ipotesi extraterrestre in sé. È ovvio che durante la seconda guerra mondiale nessuno stato del mondo possedeva una tecnologia simile e nonostante ciò all'interno di ogni conflitto ci sono resoconti militari di avvistamento UFO. I tedeschi pensavano che fossero gli inglesi o gli americani, gli inglesi e gli americani pensavano che si trattasse della Luftwaffe nazista e così via. Dal momento in cui osservarono veri e propri globi di luce che inseguivano i caccia e che assorbivano i proiettili, dovettero imparare che non si trattava né dei tedeschi né degli americani. Ebbene, come allora, anche oggi nella disputa russo-ucraina si verificano strani avvistamenti che però, a differenza degli anni 40, riusciamo oggigiorno a fotografare e a studiare con l'immenso aiuto della tecnologia. Ora, proviamo ad essere realisti. Lo spionaggio è arrivato ai massimi livelli, droni super avanzati, velivoli ipersonici senza pilota, UAV, chissà quale diavoleria americana o cinese, ecco. Dove pensate che si concentrino le forze relative allo spionaggio occidentale? Ovviamente in Ucraina e nelle zone occupate dai russi, tant'è che con l'aiuto dell'intelligence statunitense e con il supporto delle armi occidentali l'Ucraina è riuscita a riappropriarsi di 6.000 km² di territorio occupato dai russi. Ecco, è possibile che determinati avvistamenti in Ucraina quindi siano il frutto di velivoli spia provenienti da ogni nazione del mondo o per spiare l'Ucraina e l'Occidente o dall'Occidente per spiare i russi? Sì, nell'attuale conflitto è estremamente probabile, perché l'attenzione del mondo intero e dell'intelligence di ogni potenza mondiale dal Mossad alla CIA alle forze cinesi è concentrata in Ucraina. Fatta questa doverosa premessa, c'è un piccolo particolare che molto spesso quando si parla di velivoli sperimentali non si tiene di conto. Chi parla di velivoli sperimentali
quando si parla di UFO, non tiene di conto che qualsiasi velivolo sperimentale creato dall'uomo, per quanto dotato di una tecnologia dirompente, deve per forza, e ripeto per forza, rispettare le leggi della fisica. Cioè non si scappa, ok? Se è dotato di massa, deve rispettare per forza di cose le leggi della fisica. Ecco, tenetelo bene a mente durante il corso del video. Gli avvistamenti di oggi, di cui parleremo oggi, rispettano le leggi della fisica? Anche no. E perché? Perché erano talmente veloci che per riuscire a rilevarli è servito un apposito telescopio costruito con lo scopo di individuare i meteoriti. Non vi dico altro. Un gruppo di scienziati e astronomi ucraini hanno fotografato, studiato, analizzato lo spettro e catalogato determinati avvistamenti fin troppo strani. Avvistamenti che, cari signori, sono avvenuti in zona di guerra. E attenzione, no ai video fake che portava Red Ronnie sul canale. Attenzione, documenti e studi ufficiali redatti da un think tank di scienziati e astronomi ucraini commissionati dalla NASA con foto e altri dati. Ma prima di sfogliare lo studio, leggiamoci l'articolo di Vice. Aprite bene le orecchie e seguite in modo assoluto questo video. Lo spazio aereo dell'Ucraina è stato occupato quest'anno, questa è la natura della guerra, ma gli scienziati del paese guardano al cielo e vedono qualcosa che non si aspettano. Un numero spropositato di UFO, questo secondo un nuovo studio pubblicato dal principale osservatorio astronomico di Kiev in coordinamento con l'Accademia Nazionale delle Scienze del paese. Il documento non affronta specificamente la guerra, ma negli Stati Uniti il Pentagono ha a lungo accennato, ipotizzato e avvertito che alcuni UFO potrebbero essere tecnologia avanzata da forze armate straniere, in particolare Cina e Russia, sebbene non abbiano fornito alcuna prova. Il documento dell'Ucraina è particolarmente degno di nota perché non solo mostra che la scienza ha continuato ad esistere durante la guerra, ma perché spiega anche che ci sono stati molti avvistamenti. Li vediamo ovunque, afferma la ricerca, osserviamo un numero significativo di oggetti la cui natura non è chiara. L'articolo si intitola Fenomeni aerei non identificati. Le osservazioni degli eventi provengono da osservazioni effettuate presso l'osservatorio astronomico principale a Kiev e da un villaggio a sud di Kiev chiamato Vinarivka. Secondo gli autori del documento, gli osservatori hanno assunto il compito di cacciare gli UFO come un progetto indipendente a causa dell'entusiasmo attorno all'argomento. Il rapporto descrive un tipo specifico di UFO che i ricercatori chiamano fantasmi, oggetti che hanno un corpo completamente nero e che non emette niente e assorbe tutte le radiazioni che cadono su di esso, quindi la luce. I ricercatori hanno anche osservato che gli UFO che stanno vedendo sono così veloci che è difficile fotografarli. L'occhio non risolve i fenomeni che durano meno di 1/10 di secondo, afferma lo studio, ci vogliono 4 decimi di secondo per riconoscere un evento. Anche le normali registrazioni di foto e video non cattureranno il fenomeno aereo non identificato. Per rilevare gli UAP è necessario mettere a punto l'attrezzatura, velocità dell'otturatore, frame rate e gamma dinamica. Quindi i ricercatori hanno fatto proprio questo. Utilizzando 2 stazioni di monitoraggio dei meteoriti a Kiev e a Vinarivka, abbiamo sviluppato una tecnica di osservazione speciale. Tenendo conto delle alte velocità degli oggetti osservati, hanno cablato la loro tecnologia, afferma il documento. Il tempo di esposizione è stato scelto in modo che l'immagine dell'oggetto non si spostasse in modo significativo durante l'esposizione. Il frame rate è stato scelto per tenere conto della velocità dell'oggetto e del campo visivo della telecamera. In pratica, il tempo di esposizione era inferiore a 1 millisecondo e il frame rate non era inferiore a 50 Hz. Gli scienziati hanno diviso il fenomeno osservato in 2 diverse categorie: cosmici e fantasmi. Notiamo che i cosmici sono oggetti luminosi, più luminosi dello sfondo del cielo. Chiamiamo queste navi con nomi di uccelli, falco, aquila, eccetera. I fantasmi invece sono oggetti scuri con contrasti diversi che variano di circa il 50%. L'uso delle telecamere, posizionate a circa 75 miglia di distanza l'una dall'altra, ha permesso agli scienziati di effettuare osservazioni ripetute di strani oggetti in movimento nel cielo. Il documento non ha speculato sulla natura degli oggetti, si è limitato ad annotare le osservazioni e ha menzionato le incredibili velocità degli oggetti. Sono stati rilevati voli singoli o di alcuni gruppi o flottiglie che si muovevano a velocità comprese fra 3 e 15 gradi al secondo, afferma la ricerca. I fantasmi invece sono stati osservati nella troposfera a distanze fino a 10-12 km. Stimiamo le loro dimensioni dai 3 ai 12 metri.
e velocità fino a 15 km al secondo. 15 km al secondo. La facile spiegazione sarebbe che si tratta di missili, razzi o qualcos'altro associato alla guerra, ma gli scienziati insistono sul fatto che la loro natura non è chiara. Gli UFO sono tornati nella coscienza pubblica dopo che una serie di avvistamenti sono stati ripresi dalle telecamere dei piloti della Marina. Il Congresso ha chiesto risposte al Pentagono e ha risposto dicendo di aver visto cose strane, ma aveva bisogno di più tempo e denaro per studiare il fenomeno in modo appropriato. Il Congresso li diede entrambi e il Pentagono aprì un ufficio per studiare gli strani oggetti nel cielo. Un recente addendum in un rapporto sul budget dell'intelligence del Senato affermava che la minaccia degli UFO stava aumentando in modo esponenziale e che il nuovo ufficio del Pentagono doveva concentrarsi sugli UFO che non sono stati creati dall'uomo. Riporta citando testualmente. Questo, signori, era l'articolo di Vice. E adesso che insomma avete capito il contesto, andiamo a sfogliare lo studio. Questi 3 scienziati sono gli autori dello studio, risalente al 23 agosto 2022. Parliamo di news immediate e non di uno studio indipendente, ma di un documento pubblicato dal principale osservatorio astronomico della NASA a Kiev, in coordinamento con l'Accademia Nazionale delle Scienze del paese. Un documento governativo ufficiale, quindi, che vede profondamente coinvolti anche gli Stati Uniti. Quello che segue, come dire, è qualcosa a cui seriamente, dopo anni di ricerca, comunque faccio fatica a pensare, nonostante anni di ricerca. Qualcosa a cui veramente faccio fatica a pensare. C'è un sacco di matematica all'interno di questo studio e sicuramente le persone più preparate, una volta che avrò condiviso sul mio canale Telegram il documento, riusciranno a leggere più precisamente fra le righe. Ma vediamo cosa scrivono. La NASA ha incaricato un gruppo di ricerca di studiare le osservazioni sui fenomeni aerei non identificati, di eventi che non possono essere scientificamente identificati come fenomeni naturali conosciuti. Il principale osservatorio astronomico in Ucraina conduce anche uno studio indipendente sugli UAP. Per le osservazioni UAP noi abbiamo utilizzato 2 stazioni meteoriche installate a Kiev e nel villaggio di Vinarivka, nel sud della regione a Kiev. Le osservazioni sono state eseguite con videocamere a colori nel cielo diurno. Abbiamo sviluppato una speciale tecnica di osservazione per rilevare e valutare le caratteristiche UAP. Secondo i nostri dati, ci sono 2 tipi di UAP che convenzionalmente chiamiamo 1 i cosmici e 2 i fantasmi. Notiamo che cosmics siano oggetti luminosi, più luminosi dello sfondo del cielo. Chiamiamo queste navi con nomi di uccelli, eccetera. E poi, insomma, ti spiega quello che ha spiegato l'articolo di Vice, ossia la differenza fra le 2 tipologie di avvistamenti, di oggetti osservati, e poi ribadisce i numeri riportati correttamente da Vice, ossia, anche sullo studio ufficiale c'è scritto che hanno individuato oggetti viaggiare nella nostra atmosfera a 15 km al secondo. Ora, tra un po' ci arriviamo, ok? Il Pentagono è interessato agli UFO, scrive lo studio, e ha creato l'All Domain Anomaly Resolution Office. La missione dell'ufficio del Pentagono sarà sincronizzare gli sforzi del Dipartimento della Difesa e di altri alleati degli Stati Uniti. Quindi, mezzo mondo, no? Questo infatti lo avevamo già capito quando tradussi l'emendamento Gillibrand. Lo sforzo per studiare gli UFO si estendeva anche a tutti gli alleati degli Stati Uniti. Eccoci qui, studio ucraino commissionato dalla NASA, scritto nero su bianco su di uno studio ufficiale. La NASA ha commissionato, eccoci qui. Lo scopo è quello di identificare oggetti nello spazio aereo di interesse militare associati a minacce alla sicurezza aerea e alla sicurezza nazionale. Questo include oggetti anomali, non identificati, oggetti aerospaziali, quindi rilevati al di fuori dell'atmosfera terrestre, oggetti subacquei e transmedium. La NASA condurrà uno studio indipendente sui fenomeni aerei non identificati nell'atmosfera.
La NASA commissiona ad un gruppo di ricerca lo studio dei fenomeni aerei non identificati UAP, ovvero le osservazioni di eventi che non possono essere scientificamente identificati come fenomeni naturali conosciuti. L'agenzia è indipendente e il gruppo di ricerca sarà guidato dall'astrofisico David Spergel, già presidente del Dipartimento di Astrofisica dell'Università di Princeton, e da Daniel Evans, responsabile della ricerca presso la missione scientifica della NASA, e sarà il funzionario della NASA responsabile dell'organizzazione e dello studio. Quindi due pezzi grossi che gestiscono il programma UFO della NASA. Il principale osservatorio astronomico del NAS dell'Ucraina conduce, invece, uno studio indipendente sui fenomeni aerei non identificati nell'atmosfera. Il nostro lavoro astronomico è l'osservazione diurna di meteore e invasioni spaziali. Gli oggetti anomali, aerei e spaziali non identificati sono fenomeni profondamente nascosti. La caratteristica principale degli UAP è la loro velocità estremamente elevata. Helmholtz ha stabilito che l'occhio non fissa fenomeni che durano meno di un decimo di secondo, ci vogliono 4 decimi di secondo per riconoscere un evento, uguale per le normali registrazioni di foto e video che non riescono a catturare gli UAP. Per rilevare gli UFO è necessario mettere a punto e regolare l'apparecchiatura, velocità dell'otturatore, frame rate e gamma dinamica. Signori, questo studio che avete davanti agli occhi, commissionato dalla NASA, che già un paio di mesi fa, ascoltatemi bene, sul suo sito ufficiale, in prima pagina, annunciò pubblicamente l'apertura di un programma dedito a studiare gli UFO, ci fece un video, non so se vi ricordate, dimostra in modo incontrovertibile, con tanto di foto, analisi, matematica, studi e rimandi, che nei cieli dell'Ucraina tuttora ci sono strani oggetti neri dalle forme più disparate che viaggiano a 15 km al secondo, impercettibili all'occhio umano e alla tecnologia in nostro possesso, a meno che non venga regolata a questo scopo. Lo studio, sull'ondata delle direttive ufficiali presenti nell'Intelligence Authorization Act per l'anno fiscale 2022, con l'emendamento Gillibrand che insomma obbligava anche gli alleati ad allinearsi agli studi UFO americani, cita i veicoli Transmedium e i veicoli aerospaziali non identificati, e questo studio non è altro che il frutto di tutte le direttive governative americane nate dopo la pubblicazione del rapporto di giugno 2021. Ci sono varie foto reali, ok, fatte con determinate telecamere meteoriche e varie analisi, intensità relativa, spettro della luce, spostamenti e via dicendo. Oggetto fantasma e quindi nero. Oggetto scuro che passa velocissimo sullo sfondo della Luna, scrivono, quindi all'interno della nostra atmosfera ma con la Luna di sfondo. Qui c'è la foto, la spettroscopia, le analisi, eccetera. Oggetto che sono riusciti ad immortalare e a studiarne il comportamento. Guardate voi quanta pesantezza inaudita. Qui ancora più pesanti abbiamo un'altra foto fatta con gli strumenti, accanto alle apposite analisi, in cui si ritraggono 3 oggetti fantasma in formazione, oggetti completamente neri, di forma assurda, non si capisce se siano sfere o cos'altro. Cioè, roba veramente fuori di mente. Qui in questa foto è stata immortalata una flottiglia di oggetti. La descrizione di questa foto parla di un oggetto fantasma che viaggia ad altissima velocità e a destra vediamo lo spettro, oggetti che viaggiano a 15 km al secondo, oggetti che da quanto spiega lo studio degli astronomi non riusciamo ad osservare ad occhio nudo per la troppa velocità, oggetti talmente veloci che neanche le telecamere, a meno che non siano messe a punto e cablate, riescono a vedere. Qui c'è veramente un'infinità di dati, cari amici, che fanno spavento. Gli scienziati ucraini hanno messo a segno un colpo da maestro per un solo e semplice motivo. Lo scrivono anche. Osservazione speciale, una tecnica speciale che è stata sviluppata appositamente per rilevare le caratteristiche UAP. Tanto semplice, ok? Hanno messo a punto le strumentazioni. Lo studio di questo strano fenomeno è ai suoi massimi storici. Signori, il famoso sito The Black Vault, dopo una richiesta formale ai sensi del Freedom of Information Act, ha ricevuto risposta l'altro ieri dal governo, che ha ammesso sì di possedere altri video tipo quelli della Nimitz, ma che non può rilasciarli perché ciò metterebbe a rischio la sicurezza nazionale. Ci rendiamo conto di ciò che sta accadendo?
Stiamo realizzando? Perché se non ti informi e stai su TikTok a vedere i duetti e allora non succede nulla. Se invece ti informi e ti addentri all'interno di questo mondo con un pizzico di onestà intellettuale, ti accorgi che 2 mesi fa lo scienziato capo della NASA Thomas Zurbuchen, il secondo in comando alla NASA, un giorno prima dell'annuncio pubblico sul sito NASA dell'inizio del programma di studio UFO, ha realizzato una presentazione in PowerPoint sugli UFO ripresi dai piloti della Marina. Ecco, lo studio che abbiamo avuto il piacere di osservare oggi in anteprima mondiale sul canale prova in modo scientifico, ok? Parola molto sconosciuta ad alcuni, la presenza di oggetti dalle capacità avanzate, molto avanzate, iper avanzate, che viaggiano nella nostra atmosfera e che a quanto pare sono interessati al conflitto russo-ucraino. Ora, capiamoci meglio, ok? Proviamo a ragionare. Nello studio si parla di 15 km al secondo, scritto nero su bianco. Ebbene, sai quanti sono? Sono 54.000 km orari. 54.000 km orari. Cioè, parliamo di cose fantascientifiche, ok? Di cose che non dovrebbero esistere, ma che, non lo so, a quanto pare esistono. Cioè, se me lo chiedevi ieri, io ti dicevo, no, è impossibile che qualcosa viaggia nell'atmosfera a 54.000 km orari. A quanto pare devo ricredermi. Ti assicuro che nessuno al mondo ha la tecnologia per accelerare nell'atmosfera una massa a 54.000 km orari. Chiedi a chi vuoi, Chiedi anche ai debunkers, ti risponderanno allo stesso modo. E mi chiedete perché credo all'ipotesi extraterrestre o extradimensionale che sia a spiegazione del fenomeno UFO? Cioè, passi come uno scemo, no? Quando lo dici. Ma mi sembra molto logico. Io ci credo perché sono una persona onesta. Ecco perché. Cioè, me lo chiedete pure, la risposta è qui, 15 km al secondo. Ecco la risposta, tanto semplice, nero su bianco. Questi oggetti, in questo e altri casi, che poi se andiamo a vedere si distinguono in diverse tipologie, dalla forma al colore, alla luminosità, ai comportamenti, non rispettano le leggi della fisica che conosciamo. Chi afferma il contrario mente. È disinformato e ha degli interessi di cui non ti parla. Chi va contro questa conclusione non è una persona onesta. Abbiamo l'ennesimo studio ufficiale che parla di oggetti fantasma completamente neri che assorbono ogni tipo di radiazione, luce compresa, oggetti che afferma lo studio associato della NASA non sono visibili ad occhio umano. Cioè, capite? E se il giochino di questi oggetti per non farsi vedere sia proprio superare la soglia di attenzione dell'occhio umano? Cioè, fuori di testa. Aiutatemi a dire fuori di testa. Io non so se sia corretta l'ipotesi di alieni biologici che attraversano grandi distanze tramite il ponte di Einstein-Rosen. Non lo so. Non so se sia corretta l'ipotesi parafisica o l'ipotesi di un folletto sulla Nimbus 2000 di Harry Potter che viaggia nell'atmosfera o altro. Io non lo so, so solo 2 cose. Sono proprio certo di 2 cose. La prima è che il fenomeno è reale e la seconda è che non può essere umano. È assolutamente inumano. 15 km al secondo nell'atmosfera è assolutamente inumano. Che cosa sta succedendo in Ucraina? Che ruolo ha svolto la NASA in tutto questo? Che cosa diavolo vola nella nostra atmosfera a 15 km al secondo? Io, che dire signori? Che dire, spero che il video ti sia piaciuto e come sempre tramite le fonti che a fine video condividerò sul mio canale Telegram ti invito ad approfondire, non fermarti al mio video, il mio video gratta solo la punta dell'iceberg, prendi spunto, cogli l'onda, informati e vai a vedere con i tuoi occhi. Per oggi cari signori è tutto, mi raccomando supporta il mio lavoro con un like. Grazie per essere stati con me, vi voglio un sacco bene e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio.